Cagliari-Inter 0-2, gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, terza vittoria consecutiva per l'Inter di Chivu. Per me questa la miglior prestazione fin qua in campionato dell'Inter. Una partita che ci dà tante indicazioni interessanti da analizzare, come sempre, più a freddo. Il giorno dopo, con 5 cose che potresti non aver visto in questa partita, di sicuro, su questo proprio sono sicuro, non hai visto i replay di 2 episodi che hanno lasciato qualche perplessità, che hanno fatto discutere nel club di Passione Inter, su passioneinter.club, dove si è accesa la chat proprio su questi temi e non solo. Un minuto e mezzo circa dall'inizio della partita, Mkhitaryan al limite della rigore atterrato da Jerry Mina, episodio sparito, nessuno ha fatto rivedere il replay, così come non è stato fatto rivedere il replay al minuto 56, soprattutto di un intervento su Marcus Thuram in area di rigore, che pure, ecco, magari non era rigore, però avremmo apprezzato la possibilità di rivederlo. E invece, ecco, la regia continua quest'anno a farci vedere tante cose poco utili e poi invece si perde su alcuni dettagli piuttosto interessanti. Vedremo, magari si migliorerà nelle prossime giornate, ma non era questo quello di cui volevo parlarvi invece di alcune curiosità, di alcuni spunti tattici dati e non soltanto, che abbiamo raccolto in questa partita. Allora ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a crescere verso i 93.000, continuate a supportare questo che è uno dei format più apprezzati qui sul nostro canale, un format in cui voglio portarvi 5 considerazioni con degli spunti particolari a partire dal tema del calendario. Diciamo che questa sarebbe stata una fase in cui l'Inter avrebbe dovuto macinare risultati per consolidare alcune certezze e certificare soprattutto il lavoro di Christian Chivu, e l'Inter lo sta facendo di fatto, perché dopo la sconfitta contro la Juventus l'Inter ha ottenuto 3 vittorie consecutive, soprattutto 3 vittorie in cui ha subito soltanto un gol, tema molto importante quello della fase difensiva e della difesa. Adesso Slavia Praga in Champions, Cremonese in campionato, altre 2 partite per poter proseguire in questa risalita, andare alla sosta di ottobre e ripresentarsi dopo nella gara importante contro la Roma con delle certezze in più, con anche una serenità in più che sicuramente aiuta molto a lavorare, soprattutto a livello di percezione, dare un po' di lustro in più, ecco, a questa Inter, che è nata sotto una stella particolare a livello di umori e di tutto ciò che ci circonda in questo momento. Tant'è che, a proposito di percezioni, e ne riparleremo anche dopo e anche stasera in diretta alle 19:30, forse non ve ne siete resi conto, ma vi vorrei far notare che l'Inter di Inzaghi, stagione 24-25, cioè l'anno scorso, quella in cui è arrivato ad un passo da tutti i trofei, era partita addirittura peggio di questa Inter qua, che quindi è partita meglio dell'Inter di Inzaghi dell'anno scorso, in questo continuo gioco di rimandi e paragoni con l'Inter dell'anno scorso e l'Inter di Inzaghi. Un anno fa l'Inter aveva, dopo 5 giornate di campionato, 8 punti, quest'anno ne ha 9, e in Champions League l'Inter quest'anno ha vinto la prima partita, l'anno scorso era partita con un pareggio. Era un pareggio di prestigio, uno 0-0 importante in casa del Manchester City, ma era comunque un pareggio, quindi l'Inter era partita meno bene, ecco, dell'Inter di quest'anno. Un Inter che soprattutto veniva già descritta come, già cominciavano le voci sull'allenatore, eccetera, eccetera, con invece la Juventus dall'altro lato, che dopo la vittoria contro l'Inter, lanciatissima verso lo scudetto, anche quel pareggio 4-4 con il Borussia Dortmund comunque consolidava il gruppo, la fame di questo gruppo, che dopo 2 partite, ecco, si è vista l'Inter rifarsi sotto, perché l'Inter in 2 giornate di campionato ha recuperato 4 punticini, la Juventus si è riportata a -2 dai bianconeri, con un Tudor che sembra già un po' sull'orlo di una crisi di nervi, con tanti tifosi che già comunque hanno iniziato a discutere su Tudor, con qualche perplessità dopo questi 2 pareggi. Aspettiamo stasera Napoli-Milan, una delle 2 qualche punticino ci permetterà di recuperarlo inevitabilmente, però è un Inter che comunque zitta zitta, piano piano sta risalendo. E a proposito di paragoni, come detto, tra Chivu e Inzaghi, che sono stati fatti anche in settimana, abbiamo condiviso e discusso su questa prima pagina della Gazzetta dello Sport, che sta rispolverando questo tema delle maschere praticamente ad ogni cambio di allenatore all'Inter. Poca originalità da questo punto di vista. Ecco, dobbiamo farci l'abitudine a questo paragone. Lo stesso Mkhitaryan dopo la partita ha fatto una piccola gaffe parlando di Mister Inzaghi, poi si è corretto subito parlando di Mister Chivu, ma è normale, dopo 4 anni così intensi con Inzaghi è normale che ci sia mentalmente quel ritorno così.
Kivu, voglio parlare di Kivu, perché Kivu, qui il discorso che non stia cambiando, solo chi non vuol vedere i cambiamenti di questa Inter non vede come l'Inter stia cambiando. E a proposito di cose che potreste non aver visto, io vi consiglio di recuperarvi le varie interviste di Christian Kivu nel post partita, quando gli fanno, ma anche nei giorni scorsi, probabilmente l'avrete notato, quando gli fanno delle domande che non gli piacciono, ti fa delle facce che mi fanno impazzire. A me Kivu a livello comunicativo mi piace un sacco, anche in questo modo di rispondere così ad alcune domande. In particolare dopo il Cagliari, la prima domanda che gli fanno in conferenza stampa è sulla sofferenza che ha avuto l'Inter, da cui l'Inter sta imparando. Anche a Cagliari l'Inter ha sofferto, gli dicono, e da questo l'Inter sta crescendo. Ecco, dov'è stata questa sofferenza? Francamente io non l'ho vista, anzi mi ha impressionato il dato a fine primo tempo degli 0 expected goal creati dal Cagliari. Primo tempo non ha creato praticamente nulla, secondo tempo 0,18 con una partita che finisce a 20 tiri a 6 per l'Inter. Significa, ecco, se questa è sofferenza, ditemi dove devo mettere la firma per soffrire così tutte le settimane, concedere un colpo di testa al Cagliari, come una delle squadre con i più grandi saltatori, comunque con una quantità di saltatori impressionante, ditemi dove devo firmare per soffrire così tutte le volte. Detto che poi sono curioso di vedere quante altre squadre vinceranno a Cagliari e quante altre squadre vinceranno così a Cagliari nel corso di questa stagione. È un Kivu che sta gestendo questa Inter in modo per me molto sapiente, molto saggio, sta mantenendo un nucleo centrale attorno al quale integra a rotazione altri calciatori per allungare la rosa. Abbiamo rivisto anche Luis Enrique per la prima volta dal primo minuto. Tra l'altro Luis Enrique, piccola parentesi, che senso ha massacrarlo adesso? Che senso ha massacrarlo adesso? Abbiamo capito che ci sono dubbi sul suo acquisto. È un acquisto che ci ha lasciato perplessità. Lo diciamo da quando è arrivato, tutti quanti. Siamo d'accordo. Ok. È un giocatore dell'Inter adesso, però. Supportiamolo, come tutti gli altri. Poi Chivo ha ribadito che Sommer rimane il titolare, anche se Martinez stesso sta giocando. Anche nei cambi, per me Chivo è stato molto intelligente, molto bravo nella gestione dei cambi in questa partita. È un Inter che spesso crollava nei finali. Il tema del crollo dell'Inter nei finali l'abbiamo trattato tante volte. Invece l'Inter a Cagliari ha avuto delle armi a disposizione per intanto gestire bene il primo tempo e fare molto bene. Paradossalmente il primo tempo l'Inter ha giocato meglio, tra poco ci torneremo, ma nel secondo tempo è diventata ancora più pericolosa e con ancora più ritmo. È entrato Di Marco benissimo, un altro che è stato preso nel mirino, non si sa bene perché, è entrato benissimo. Salvataggio su Borrelli, assist per Pio Esposito, è stato martellante lì sulla sinistra. È entrato bene anche Pio Esposito, è entrato bene anche Bonni, mi è piaciuto un po' meno bene Frattesi, secondo me. È entrato bene anche Dumfries, che ha sbagliato un cross ma ha fatto anche un bel salvataggio di testa su Felici. Quindi bravo Chivo ancora una volta nella gestione dei cambi, cosa che avevamo sottolineato come punto a suo favore già al momento della presentazione. È un Inter che, a proposito di Pio Esposito e Boni che sono entrati in campo, trova i gol con tutti gli attaccanti. Ha trovato il gol con tutti gli attaccanti. Un Pio Esposito che mi ha fatto molto piacere, ecco, la sua esultanza e vederlo, tra l'altro, segnare su assist di Di Marco. 2 prodotti del vivaio Inter, uno serve l'assist e l'altro firma il gol. Tra l'altro Pio Esposito proprio a Cagliari, dove con Chivu giocò la prima partita da capitano nella primavera dell'Inter e segnò una tripletta, quindi gli porta bene questa zona e questa partita. E un Pio Esposito che ha fatto scatenare l'esultanza di Christian Chivu in panchina, mentre il fratello Sebastiano Esposito si è lasciato andare ad un gesto, ecco, ad un vaffa, penso più rivolto alla difesa piuttosto che al proprio fratello, con cui invece si è abbracciato a fine partita, gestendo in maniera diversa la sfida tra fratelli rispetto a Kefren e Marcus Thuram nella gara tra Juventus e Inter, che aveva fatto molto discutere. Tra l'altro Pio Esposito, da quello che ho capito, a fine partita è andato a scusarsi con la curva del Cagliari per l'esultanza, perché dopo aver segnato è andato di corsa sotto la curva e qualcuno potrebbe aver interpretato quell'esultanza come provocatoria, invece non era il suo intento e quindi è andato a scusarsi. Bel gesto comunque da parte di Pio Esposito, che sono contento che si sia sbloccato, sono contento che si sia tolto questo tappo del gol. Adesso avrà sicuramente la testa ancora più sgombra per continuare a crescere, alla faccia dei gufi che erano lì a dire che è pompato senza alcun motivo. Adesso potrà continuare a dare continuità e a crescere. Tra l'altro, come dicevamo ieri e come dicevo anche prima, l'Inter ha già fatto segnare tutti i 4 attaccanti al 27 settembre. Anche qui, per tornare al tema delle percezioni, sull'attacco di quest'anno generalmente noto molta più fiducia rispetto a quello dell'anno scorso, anche se anche l'anno scorso l'Inter non è che c'era andata troppo distante con l'obiettivo del far segnare i 4 attaccanti, però i gol erano arrivati in maniera diversa e questo secondo me genera
maggiore fiducia, nel senso che anche l'anno scorso l'Inter ha fatto segnare i 4 attaccanti abbastanza presto. Sono andato a riprendermi i dati. L'Inter l'anno scorso aveva 5 attaccanti. Correa era il quinto attaccante che si è sbloccato solo il 23 novembre, sempre contro il Verona, tra l'altro. Ma al 28 settembre Lautaro Martinez segnò i suoi primi 2 gol. Thuram aveva già segnato 4 gol. Arnautovic e Taremi segnarono il loro primo gol il 1° ottobre, quindi tendenzialmente l'Inter ha avuto gol da 4 attaccanti diversi al 1° ottobre, quindi come giorni non siamo troppo distanti da oggi è il 28 settembre, l'Inter al 27 settembre ha avuto 4 attaccanti in gol. Però c'è una differenza, come detto, che Lautaro 2 gol li segnò il 28 settembre, Arnautovic e Taremi un gol lo segnarono il 1° ottobre, quindi qualche giorno dopo comunque. Lautaro invece quest'anno ha già segnato un gol alla prima e un gol al 27 settembre. Thuram ha segnato un gol in più rispetto all'anno scorso di questi tempi, quindi è già 5 gol. E poi Bonni e Pio Esposito hanno segnato uno alla prima giornata e l'altro nell'ultima. Quindi è stata una distribuzione un pochino più omogenea con degli attaccanti che sono stati ruotati non in situazioni di emergenza, ma con più consapevolezza. E tra l'altro l'Inter ha già fatto segnare i 4 attaccanti che hanno segnato 9 gol in 4 invece nella grafica di sinistra, nella tabella di sinistra, i 9 gol sono segnati in 5 attaccanti, soprattutto con una partita in meno di campionato e una partita in meno di Champions League. Quindi questo anche per fare il paragone con l'anno scorso. E a proposito di attaccanti di Lautaro Martinez, che è arrivato a quota 117 gol in Serie A con l'Inter, quinto marcatore all time nel campionato italiano con la maglia dell'Inter. L'Inter scherza su quello che è stato il caso della settimana con quel video che ha fatto arrabbiare Chivu per il tifoso, tra virgolette, che aveva forse preso di mira Lautaro Martinez dicendogli fallo anche domenica il gol che aveva fatto in allenamento. Chivu si è arrabbiato tantissimo e l'Inter ci scherza su X scrivendo niente, l'ha fatto anche domenica, sbarrando domenica e mettendo sabato, visto che si è giocato di sabato. Bella la risposta social dell'Inter. Andiamo veloci verso la fine perché ci sono stati, a proposito di cose che volevo sottoporvi, la quarta considerazione su questa gara, sulle prestazioni individuali. Ci sono state diverse prestazioni individuali molto buone. De Vrij, a parte un'uscita imprecisa, per esempio, ha fatto ancora una volta molto bene. Volevo sottolineare però la prova di Hakan Çalhanoğlu. Io è un giocatore che sto tenendo molto d'occhio perché l'ho sempre detto che sarebbe stato l'ago della bilancia di questa stagione dell'Inter. È troppo importante Çalhanoğlu, secondo me, per questa stagione dell'Inter. E dopo la Juventus, i 2 assist in Champions, la gara col Sassuolo, questa con il Cagliari, secondo me è un'altra prestazione in crescita per Çalhanoğlu. Migliore in campo per chilometri percorsi, 11 palloni recuperati, sono tanti, 76 passaggi con un buon 88% di riuscita, visto che poi si è preso anche dei lanci lunghi e delle giocate più pericolose, è un buon risultato anche questo. Ha colpito il palo con un altro bel tiro da fuori, confermando ancora una volta che quest'anno è più coinvolto anche in zona offensiva. Ha perso qualche pallone, però per me nei 3 di centrocampo è stato il migliore, appena sopra Eric Mkhitaryan, che viene criticato a priori. È vero che si è mangiato il gol, è vero che sotto porta sbaglia, ma ieri per me ha fatto una grande prestazione, un'altra buona partita. Barella forse anche lui, però mi è piaciuto comunque anche Barella, anche se ha esagerato in qualche giocata di troppo, ma è stato di nuovo un centrocampo dominante dove, come vi faccio vedere nelle heatmap, tutti e 3 i nostri centrocampisti sono andati ad alternarsi anche in una posizione molto avanzata di trequartista. Barella e Çalhanoğlu più di Mkhitaryan sono andati anche ad aggredire proprio al limite dell'area di rigore e a giocare il pallone proprio da trequartista puro in alcuni momenti, molto verticali, in alcuni momenti Barella verticale su Çalhanoğlu, quindi questa occupazione dello spazio con Barella che non è più così estremamente largo, ma viene molto spesso a giocare anche in mezzo, e questo ha creato dei pericoli al Cagliari, e soprattutto Mkhitaryan e Barella sono stati i migliori rifinitori con il maggior numero di passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo. Quindi occhio a questa evoluzione con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan che vanno a dare quella densità anche sulla tre quarti. Chiudiamo con delle cose su cui sicuramente si può migliorare. Lo ha detto anche Chivu, bisogna chiudere prima le partite. Nel primo tempo l'Inter, vi faccio vedere anche questo grafico, ha avuto il dominio del gioco e ha giocato molto bene, con degli sprazzi di grandissimo calcio, ma ha creato paradossalmente meno pericoli, 64% di possesso palla
e 0,49 di expected goal con 7 tiri e una sola grande occasione. Nel secondo tempo il possesso palla è calato dal 64 al 53%, ma gli expected goal sono esplosi da 0,49 a 2,33 con 13 tiri e 6 grandi occasioni, 6 contro 1 del primo tempo. Quindi è ovvio che dipende molto anche da come gioca l'avversario, un avversario che all'inizio ha un po' sorpreso l'Inter cambiando atteggiamento e poi dopo andando sotto ha dovuto anche un pochino scoprirsi chiaramente. Alla lunga però riuscire a chiudere le partite presto, soprattutto, è molto importante, ti permette di stare più tranquillo, di sprecare meno energie, di gestire meglio anche le rotazioni con altri calciatori che possono essere coinvolti meglio, con più serenità. Così come attenzione all'unica occasione concessa al Cagliari, che arriva da calcio piazzato. Qui, ancora una volta, la marcatura a zona che sta portando Chivu lascia qualche piccolo dubbio, o quantomeno va ancora assimilata completamente. Adopo e Folorunsho vanno ad attaccare entrambi quella zona di campo tra Pio Esposito e Akanji e Folorunsho si trova da solo a colpire di testa. Fortunatamente è andato sul palo, ci è andata bene perché se vai sull'1-1 poi sappiamo che cambiano tutti i discorsi, perché il risultato incide su ogni valutazione, lo sappiamo benissimo. Dall'altro lato c'è da dire che il Cagliari è una delle squadre più forti in circolazione come colpitore di testa e quindi giochi contro un avversario, non è che giochi da solo e non concedi nulla. Infine, come ha detto Chivo, sicuramente bisogna capire meglio i momenti. Ha fatto riferimento, non c'è bisogno sull'1-0 di andare con tutti e tre i centrali a saltare, per esempio. Ecco, capire meglio i momenti per avere più equilibrio sarà molto, molto importante. Quindi tante cose buone da questa partita, alcune cose da migliorare. Vediamo adesso come finisce appunto tra Milan e Napoli. A prescindere, almeno da una delle due andremo a recuperare qualche punticino, visto che noi abbiamo vinto, però l'Inter adesso deve pensare soltanto all'Inter, alle prossime due partite bisogna andarsi a prendere altre 2 vittorie per fare questo mini ciclo da 5 vittorie consecutive e poi ripresentarsi dopo la sosta al test molto importante contro la Roma. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questa gara, datemi un po' di vostri commenti, di vostri spunti, così li leggiamo in diretta alle 19:30. Vi aspetto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube basta cliccare qui.